Ciao a tutti e bentornati in questa nuova puntata. La seguente conversazione è stata fatta con Michela Pia, una consulente sessuale laureata in psicologia che si occupa di educazione sessuale. È stata una chiacchierata molto interessante e ricca di spunti e ragionamenti e confronti. Abbiamo parlato dell'utilizzo di vari strumenti per avere una comunicazione efficace col proprio partner, del ruolo della gelosia nella coppia, di monogamia e poligamia, dell'importanza del sesso e del possibile futuro connubio tra tecnologia e pornografia, e tanto altro. Prendete carta e penna per prendere appunti, perché ci saranno degli esempi pratici da poter usare nella vita di tutti i giorni. Purtroppo il video, dopo 18 minuti, si è fermato. Per quelli che sono su YouTube ho aggiunto delle immagini simpatiche, alcune generate con l'AI, quindi se vedete una mano con 6 dita sapete perché. Vi ricordo che state ascoltando L'Uomo e la Macchina podcast. Se volete supportarmi potete iscrivervi al canale. Ma ora, miei cari, senza indugi, vi lascio a Michela Pia. Buon ascolto. Prima domanda facile. Che cos'è il sesso? Ti propongo due scelte di risposta. Una risposta tutta a norma, bellina bellina, e una risposta sentimentale. Cosa preferisci? Tutte e due. Tutte e due. Allora, il sesso è una pratica che congiunge due persone, non identifichiamo alcun sesso perché non ci interessa il sesso, in cui le due persone si danno piacere a vicenda, ma culturalmente l'interesse non era quello di darsi piacere, era quello di procreare. Quindi abbiamo una visione del sesso che culturalmente si è evoluta. Fine procreazione, e adesso abbiamo anche un fine ludico. Mm-hmm. La risposta sentimentale? Sì. La cosa più bella del mondo. Dopo il cibo, forse. Dopo il cibo? Sì, perché prima, cioè il sesso non te lo godi se hai la pancia vuota, no? Quindi prima mangi e poi fai sesso. Va bene, ognuno ha il suo pensiero. Mentre, che lavoro fa nello specifico una consulente sessuale? Beh, allora, mi piace definire il consulente sessuale come una professione intermedia. Significa che è quella persona che collega un cliente / paziente a dei professionisti più specifici per il suo problema in fatto di sfera sessuale. Però, perché inizi già con la parola problema? Giusto, perché quando una persona generalmente vive una sessualità, non dico più libera, solitamente si è già informata da sola. Quindi parlo di problema quando le persone non hanno avuto la possibilità di avere a che fare con professionisti che si occupassero della sessualità e poi non sono stati in grado magari di informarsi da soli con internet, con i libri e quant'altro. Quindi la parola problema potrebbe essere un problema, perché fai sentire la persona come se avesse qualcosa che manca o qualcosa di sbagliato. In realtà il mio scopo è quello di far capire che non esiste un problema, o se esiste, perché comunque ci sono delle disfunzioni sessuali che sono dei disturbi, ok? Quindi sono dei problemi che necessitano una risoluzione, ma il mio scopo è quello di far capire che la sessualità non deve essere vista come un problema, ma qualcosa che se praticata nel modo giusto giusto per la persona, perché non esiste un modo giusto standard, allora tu sicuramente beneficerai di un benessere non solo di tipo sessuale, ma totale. Ok, ma quando fai consulenze, secondo te è meglio essere in coppia oppure individualmente? Intendi dal punto di vista del cliente, Sì, in coppia? sì. Allora, il consulente sessuale può occuparsi sia della coppia che del singolo. Quindi C'è una preferenza sia per te anche che per gli altri? Perché magari, non lo so, mi sta venendo in mente che se siete in due e c'è un problema si può subito risolvere il problema perché si può parlare, o subito, insomma, è più facile magari, mentre se uno va e l'altro no, quello che va magari deve convincere la persona, quindi non lo so. Allora,
generalmente una coppia non arriva mai insieme. Cioè, se arrivano insieme vuol dire che hanno già fatto un bel lavoro di coppia in cui hanno capito che hanno un problema da risolvere insieme e quindi arrivano insieme e ti contattano insieme. Ma generalmente è sempre uno della coppia che si espone e fa una prima consulenza in cui magari dice: è il caso di introdurre anche partner per fare un percorso insieme, e lì sta il consulente a capire se magari è una problematica solo di uno o una problematica di entrambi. Quindi ha anche senso non portare l'altra persona, perché magari è solo problema di uno rispetto all'altro. Potrebbe anche darsi a seconda della problematica, ok? Chiaro. Cioè, ad esempio, se stiamo parlando di un problema, non lo so, io ad esempio soffro di ansia da prestazione e devo imparare a gestire l'ansia da prestazione, tolto il fatto che ci siano delle cause organiche di cui si occupa un andrologo, nel caso dell'uomo, o di uno psicologo, perché quest'ansia da prestazione è generalizzata anche ad altri aspetti, non solo alla sfera sessuale. Quindi se è un compito che spetta solo al consulente sessuale, è ovvio che lavorerò più su la persona che riporta in consulenza l'ansia da prestazione. Eventualmente poi si aggiunge un incontro con partner. Se ne può parlare. Esatto, perché magari all'inizio sei molto ansioso e anche l'altra persona ti può rassicurare, quindi cioè, dipende comunque esatto da situazione a situazione. Però renditi conto che se arrivi in consulenza a parlarmi di ansia da prestazione vuol dire che il partner non aiuta molto, o comunque non ha le capacità comunicative adatte per aiutarti nella tua ansia da prestazione. E quindi lì il consulente interviene per lavorare sulla comunicazione, perché anche questo è uno dei nostri lavori. E invece per quanto riguarda l'educazione sessuale, pensi che ad esempio in Italia, a causa per esempio del Vaticano, siamo un po', come dire, non riusciamo a inserirla ad esempio a scuola? E se sì, quale sarebbe un modo per modificare o migliorare la situazione, secondo te? Che non riusciamo ad inserirla a scuola è un dato di fatto, nel senso che attualmente non è sicuramente ritenuta, per chi si occupa di istruzione, una materia degna di importanza, ok? Ma le cose forse stanno cambiando. Vai per situazioni negative come l'aumento degli omicidi e dei femminicidi. Tu dirai: cosa c'entra con la sessualità? C'entra, perché stiamo parlando di un'educazione sentimentale, educazione relazionale, educazione al rispetto, che fa tutto parte dell'educazione sessuale. Secondo me c'è un'ottima probabilità che nel giro dei prossimi anni questa materia venga introdotta a scuola, magari non come curriculum, quindi all'interno delle materie classiche come potrebbe essere italiano, matematica, un'ora di educazione sessuale, no, però dei progetti esterni fatti da professionisti come ad esempio sessuologi, e non la classica equipe ginecologo, psicologo che ti fanno vedere la parte organica del sesso. Ok. Magari verranno contattati più in là dei consulenti sessuali e si faranno dei progetti ad hoc sia per i ragazzi delle elementari, sia per i ragazzi delle medie, sia per i ragazzi delle superiori. Quindi secondo me qualcosa sta iniziando a muoversi. Quindi quando parli di educazione sessuale, cioè non è soltanto l'atto in sé, ma anche ad esempio scegliere il partner, oppure come rapportarti all'altra persona. Giusto. O anche come uscire da una relazione tossica. Bravissimo. Bravissimo. Quindi diciamo questo è anche il tuo lavoro. Assolutamente sì. Ok. Quando si dice educazione sessuale si ha come primo pensiero, ma questo è derivato dai nostri costrutti di generalizzazione che ti fanno inserire all'interno di categorie, quindi sessualità, sesso, e tutti si immaginano solo l'atto meccanico. Ma c'è tutto quel corollario di situazioni, di emozioni, sentimenti, relazioni, consenso, rispetto, red flags che adesso vengono tanto citate, ok? È il nostro compito istruire le persone o accompagnarle verso il riconoscimento di quello che è giusto per se stesse. Quale domanda ti viene fatta più spesso in questi casi? Cioè, come comportarsi quando sono già nel letto, oppure, come abbiamo detto, come fare ad raggiungere quella persona? Guarda, in realtà la domanda Più gettonata
è quella sulla comunicazione. Cioè, una persona... Comunicazione quando sono già in coppia? Quando sono già in coppia. Perfetto. Magari stanno insieme da tanto tempo, vorrebbero cambiare, rimodernare il loro modo di fare sesso. E quindi hanno difficoltà nel comunicare col partner quelle che sono le loro fantasie sessuali. Un'altra curiosità, queste persone che ti cercano sono grandi di età o giovani? Principalmente grandi, ma perché secondo me i giovani ancora non stanno a pensare a come metto in pratica le fantasie, cioè dipende, tu a quali giovani ti riferisci, quale fascia d'età? Giovani in questo caso, direi dai 16 ai 24. Ok. Anziani da 35 in poi e poi medi. Ok, 35 in poi magari stanno pensando a come mettere in pratica nuove fantasie. Ma quelli prima, ora non vorrei, ma quando tu eri più piccolo mica stavi a pensare a come mettere in pratica le fantasie sessuali con la tua prima fidanzatina? Magari sì, ci sono sicuramente delle persone, ok? Però magari tu non stavi a pensare a quello, pensavi a cose molto più semplici. Beh sì. Ok. Invece, come funziona l'accoppiamento e perché gli esseri umani fanno sesso? Questa è bella tosta. Cosa intendi per come funziona l'accoppiamento? Tecniche? Beh sì, ma anche come stavamo dicendo prima, come faccio ad avvicinarmi alla persona e nel momento in cui riesco a avvicinarmi a quella persona, come faccio a capire che sono interessato, come faccio a capire quali segnali mi sta dando, oppure anche come, tra virgolette, eliminare la concorrenza, perché magari c'è una bella ragazza che mi piace, ovviamente c'è una bella ragazza, molte persone provano a conquistarla e quindi voglio cercare di far breccia nel suo cuore, non lo so. Tu stai considerando un aspetto unilaterale, cioè voglio fare breccia nel suo cuore. Bisogna considerare anche la lei, nel senso, certamente, quando esiste la concorrenza, non penso che sia tu nel senso generico, a doverti far vedere, far valere rispetto agli altri. La cosa sta nel riconoscere anche i segnali della persona a cui noi stiamo prestando attenzione, perché ognuno di noi ha dei valori, ha degli standard, ha dei gusti e delle preferenze, quindi tu magari potresti essere anche la persona più dolce, tenera e romantica di questo mondo, ma magari a me piace lo stronzo pezzo di merda. Ok? Quindi che senso avrebbe che tu voglia renderti più bello ai suoi occhi, bello non nel senso estetico? Ok, bisogna fare un discorso anche abbastanza culturale, nel senso, come faccio ad avvicinarmi a tizia X? sì. Se siamo in Spagna parliamo di un modo, siamo in Italia parliamo di un altro, siamo in Sardegna parliamo di un altro, quindi è sempre fondamentale contestualizzare dove avvengono questo genere di scambi. Per esempio, se tu sei all'interno di un'applicazione come Tinder, tu non ti poni il problema di come approcciare ad una ragazza, perché se vi trovate entrambi lì su quel sito, significa che entrambi avete più o meno le stesse intenzioni. Ma tu direi dal vivo, come faccio ad approcciare ad una ragazza? Non lo so, lì è carattere. Non penso esistano delle tecniche di seduzione, perché alla fine se sono delle caratteristiche che non ti appartengono, prima o poi il guscio si rompe, cioè tu puoi esserti creato proprio una personalità da conquistador, però se poi non riesci a mantenere il ritmo perché tu non sei quella persona, io dico sempre... ma qua non voglio dire che sto mentendo, quindi in modo tale... Tra l'altro un'altra domanda sarebbe perché gli uomini mentono, più delle donne secondo me, per cercare di portarsi a letto una ragazza, ma questo ne parliamo un attimo dopo. Quello che volevo dire è che io comunque sono autentico, e però voglio comunque sedurre una persona, ma penso anche al contrario, magari anche la ragazza vuole farlo. Volevo sapere se magari c'è qualche trucco o comunque... se ci sono delle linee guida. No ragazzi, per me tutto ciò che è trucco significa che non risulta con autentico, capito? Ma trucco non era inteso in modo cattivo, era... Sì, no.
tipo magari non... hai presente quelle situazioni in cui dicono, magari gira qualche video su TikTok, se vuoi attirare l'attenzione di Pinco Pallo, se lui ti manda un messaggio tu non rispondere subito, visualizza e rispondere dopo. No, qua siamo nelle relazioni tossiche, stiamo già iniziando in modo tossico una conoscenza prima di arrivare al dunque. Secondo me... Ma invece non sono d'accordo, perché nel momento in cui magari tu mi scrivi e io visualizzo, io ti sto creando del desiderio o comunque un po' di magari distacco, e questo magari, cioè magari ti potrebbe incuriosire, ma potrebbe anche infastidirti, sì, non lo infatti so. si chiama manipolazione questa, sì. Manipolazione per un solo messaggio, perché nel senso... Cioè, sembra qua che stiamo soltanto vedendo la parte negativa, però magari cioè, lo vuoi anche un po', diciamo... tenere lì, appeso. Sì. Ma non appeso è brutta come parola, diciamo... però ci sono è interessato, sì, ho capito. Però io ti faccio un'altra domanda. Vai. Scusa, se tu sei interessato a me sì. e vuoi tenermi appesa, ok? Perché cavolo non mi rispondi ai messaggi subito? Se sei interessato, il tuo interesse è proprio quello di continuare una conversazione con me. Sì e no. Nel senso che ovviamente se mi piaci non vedo l'ora di parlare con te, però comunque sia, cioè... Non ti vuoi dare già subito scontato? Forse. E poi comunque sia... Non lo so, magari l'idea di essere disponibile, non so, a quel non so che di figo e misterioso, sì. Vabbè, allora aspetta, io parlo per me, ma sicuramente Certo. ci sono tante ragazze che sono attratte dal mistero, questa è la classica modo di fare, modus operandi dello stronzo, Cioè, diciamoci la verità. Sei questo? T'ho offeso? No, per niente. Però a parte gli scherzi, se tu mi devi tenere lì e io devo stare lì al telefono a guardare quando no, tu... così è esagerato, però dico un po', non è che devi subito capito? Dipende dalla tua disponibilità. Ok, questo ci sta di più. Ti piace più questo intermedio? Sì, perché non deve neanche essere, oh mio Dio, mi ha scritto, vado subito e mollo No, tutto, questo capito? è morboso. Questo hai ragione, perché sono due da una parte all'altra, nel senso che non è giusto né essere lì subito a rispondere né farti aspettare ore. Okay, una cosa piace. giusta, non devo abbandonare quella che è la mia vita per concentrarmi totalmente su Pinco Pallo che sto conoscendo adesso, perché qua ci significa che ci sono delle mancanze. Cioè stiamo entrando su una sfera psicologica, non di mia competenza, ma dico, se tu senti la necessità di, come dire, attaccarti immediatamente ad un'altra persona, cosa ti manca nella tua vita? Punto di domanda. Ma allo stesso tempo, se tu ti fai desiderare così tanto che addirittura dici lo lascio lì, o sei narcisista un pochino, quindi c'è un tratto di personalità che va indagato, oppure semplicemente quella persona non è sufficientemente di interesse per te. O ancora magari sei quella tipologia di persona che è sempre stata così, è di carattere chiusa, riservata, e allora lì non è una questione di tecnica, sei proprio tu, e lì sei autentico. Ok, mi piace. Per quanto riguarda le fantasie sessuali, Vai. Ad esempio il feticismo, Ok. ma comunque in generale, quali sono i tuoi pensieri, come fare a comunicare in modo ottimale, cosa vuoi fare, come che aiuti le persone in questi casi? Quando ti dicono che hanno un feticismo e vogliono comunicarlo al partner. Sì, è un'altra cosa. Ci sono differenze tra uomini e donne, sia nel modo di comunicare e sia nel modo in cui, cioè che diversi feticismi o semplicemente desideri sessuali. Allora, sicuramente mi è capitato molto più di conoscere feticisti uomini dei piedi e non donne. Piedi. Ok? Giusto perché mi hai citato il feticismo Chiaro. dei piedi. Non ti posso dare delle statistiche perché non mi sono informata in merito, quindi ti direi una bugia altrimenti. Ma sul modo di comunicare, è vero, le donne
hanno una differenza, ma le donne hanno una differenza in generale rispetto all'uomo sul modo di comunicare barra non comunicare, perché spesso noi diciamo comunichiamo, ma poi non comunichiamo. Semplicemente perché la donna vive tutto in modo molto più complesso, molto più ragionato, pensato, paranoie, quindi ha un livello, dice non voglio fare uomo inferiore, donna, cioè, non esistono per me questi discorsi, però è proprio una roba biologica. La donna mentalmente è più complessa rispetto all'uomo. Ok. Puoi farci qualche esempio? Che è interessante questo. In che senso che è più paranoico, pensieroso? Basta il classico che hai, la donna ti dice niente e in realtà c'ha un mondo dietro. All'uomo gli chiedo cos'hai? E lui dice niente, perché magari non ha niente, si sta solo pensando dopo mi devo tagliare le unghie dei piedi. Ma Questa schiettezza qua di filtri, capito? Cioè l'uomo non ha bisogno di dirti niente. aspetta, questo è importante perché qua due cose mi sono venute in mente. Una, perché dite niente quando c'è qualcosa? Due, cosa deve fare l'uomo quando si sente dire niente? E così, cioè, ogni volta bisogna pensare che mi dici una cosa quando non è quella, cioè c'è un problema allora anche qua. Giusto, è vero. Se una donna ti risponde niente, ci sono due motivi. Il primo è che veramente non sa come dirti cosa sta pensando. Il secondo è che si aspetta che tu ci arrivi senza che lei te lo dica. E tu questo è dirai, scusami, sbagliatissimo, questo cos'è? secondo me. E tu infatti rispondi, cosa sono lo psicologo che ti devo interpretare? No. No, nel senso, sì e no, perché cavolo, se stiamo in una relazione, cioè mi devi dire che cosa c'è, mi Certo. devi, tra virgolette, ovviamente. Io sono d'accordo con te. Il niente non dovrebbe esistere. Però magari non so neanche come dirtelo. O magari ho talmente tanti pensieri che non so come comunicarteli perché non li so manco io, non li so mettere in ordine. O ancora potrei addirittura pensare che tu non sia in grado di recepire correttamente quello che è il mio stato d'animo. Quindi non te ne parlo, ti dico niente. Ma qua stiamo già arrivando magari ad uno stato di relazione in cui i due non si trovano proprio più, non si incontrano più e quindi lei dice, guarda, piuttosto ti dico niente, ma perché tanto non capisci. Ok, queste solite frasi del, ma cosa te lo dico? Te l'ho detto 1000 volte, è inutile che tu mi chiedi niente, lo sai, ma magari l'uomo se l'è già dimenticato, a cosa tu ti stia riferendo, cioè non lo sa, tu gli devi dire, mi dà fastidio questa cosa. Come se fosse un gatto, tu lo devi rimproverare subito, ma questo vale sia dall'uomo alla donna all'uomo uguale, eh? Cioè dico, se ho commesso un errore, tu non me lo devi dire tra un mese, tra una settimana. Perché poi tu in questo mese sei stato lì a pensare e dirmi, ah guarda questa mi ha trattato male. No, chiedimi magari perché ti sei comportato in questo modo. Chiedimi, cioè ti vengo a chiedere perché sei arrabbiata, ho fatto qualcosa, tu mi devi rispondere sì, ho fatto qualcosa, sì. Mi ha dato fastidio questo. O mi ha dato fastidio questa azione, non tu hai fatto. Anche qua ci sono delle... Ok, facciamo che Vai. c'è qualcosa che non va, noto che c'è qualcosa che non va, te lo chiedo, mi dici niente, però capisco che c'è qualcosa. Come fa un uomo, in questo caso, a cercare di far sì che la persona comunque si apra? E lì diciamo che un po' devi conoscere il tuo pollo, perché non penso che esistano delle tecniche universali valide per tutti. Però per esempio io, Michela, se vuoi che io mi apra con te, probabilmente mi puoi comprare con un pacco di cioccolatini e di caramelle. Ma perché sono il mio punto debole, cosa succede? Che io quando vedo i cioccolatini mi sciolgo, mi calmo, tolgo i filtri che ho messo, i muri che ho messo nei tuoi confronti e dico, Dio, ha fatto questa cosa bella con me, bella per me. Magari nel momento non ti dico nulla, mi mangio il cioccolato, sto lì in silenzio e poi dopo ti vengo a dire, comunque la cosa che mi frulla in testa è questa cosa, ma io sono io, Però magari altra tizia, per esempio, so che la mia fidanzata è triste per, non lo so, un esame all'università che non riesce a preparare. Tu sai che a lei fa morire proprio tantissimo, cioè una delle sue cose preferite è mangiare una pizza in spiaggia, tempo permettendo. Ok, non mi parla, noto che lei sta male, faccio qualcosa per lei, di modo che tu stia agevolando il suo avvicinarsi a te.
Quindi tu dai modo di farti vedere come disponibile, comprensivo nei suoi confronti. Oltretutto tu le vai incontro. È il momento giusto per dare la mano all'altro e dire: senti, facciamo questa cosa, poi se ti va me ne parli. Però una sorta di coccola sì, che sì, tipo sì. che ti stai aprendo per ascoltarla e per accoglierla. Sì, sì, sì. Poi sta Questo lei, però lei anche parla. se, cioè, anche per quanto riguarda gli uomini, o secondo te le donne sono molto di più? No, le donne sono molto di più. Cioè io finora posso dirti che non ho ancora conosciuto un uomo che si offenda così tanto e non ti dica che cosa... io parlo sempre al personale. Però magari ci sono anche quei ragazzi ipermalosi e per qualsiasi motivo tu gli hai fatto qualcosa e ti tengono il muso per giorni. E magari non vogliono neanche che tu faccia qualcosa per fargliela passare. Ok? Magari gli passa e basta. Però, ripeto, lì ogni partner sa del suo partner. Non esiste qualcosa di standard. Ok, quindi tornando comunque un attimo alle fantasie sessuali, come comunicarlo in questo caso? Cioè non in questo caso, quando qualcuno ha delle fantasie sessuali, diciamo c'è un modus operandi, o comunque ogni volta e cambia da situazione a situazione, o ci sono delle modi di dire, non lo so. Ok, modi di dire magari, e anche qua deve essere sempre contestualizzato alla relazione che stai vivendo, quindi conoscendo il tuo partner tu sai come ti devi porre, immagino, no? Quindi, appurato che tu sappia come porti col tuo partner, tu hai una fantasia sessuale nuova e non sai come dirgliela. Il mio suggerimento più grande è sempre quella di buttarla nel gioco. Tant'è che mi è capitato tante volte di suggerire di acquistare dei giochi su Amazon, dove magari ci sono i giochi di carte, tabù, attività varie da fare in coppia, magari dopo un bicchierino di vino, a chi gradisce, a chi non gradisce, ciccia. Perché il gioco? Il vino per abbassare le barriere? Sì, per essere un po' più spiritosi, un po' più scialla, no? Perché il gioco? Perché il gioco ti fa tornare bambino. E il sesso è una di quelle attività che permette al bambino di giocare ancora. Perché quando tu stai facendo sesso stai giocando col corpo dell'altra persona, con la testa dell'altra persona, no? Col piacere dell'altra persona. E quindi quando tu abbassi le tue difese, allora sei molto più predisposto anche a fare qualcosa di nuovo, di adrenalinico, no? E ovviamente non puoi buttare lì di punto in bianco che vuoi fare un threesome con la tua fidanzata se sai che la tua fidanzata è gelosa bestia di qualsiasi tipo ti passi a fianco anche solo al supermercato. Cioè, ripeto, appurato che tu conosca il tuo partner, certe cose le puoi fare, altrimenti non lo so come andrà a finire la tua relazione. Però tecniche, gioco sempre, oppure io dico sempre durante il sesso. Durante il sesso... Aspetta. Cioè. Come? Esatto. Qua ci deve essere già un buono stato di comunicazione nella coppia durante il sesso. Cioè, le coppie che già fanno mutismo durante il sesso penso che abbiano difficoltà in generale ad esprimere le proprie fantasie. Ma se è una coppia che già durante il sesso fantastica sull'uso di sex toy, fantastica sull'uso o sulla presenza di una terza persona che osserva, fantastica sul fare sesso in luoghi pubblici, fantastica su, dimmi qualcos'altro di particolare, di poco etico moralmente, non lo so, la scrivania del posto di Dove lavoro, lavori, dove lavori. bello quello. Ok, se già la coppia fantastica su queste situazioni, è molto più facile dire nel mentre: ma tu come la prenderesti se, non lo so, adesso facessimo un'esperienza diversa? E lei ti chiede magari cosa intendi, mentre che... poi nella regione delle ipotesi va malissimo, tipo lei si blocca e fa no, finito, no, non ci siamo. Litigio, poi amore cos'hai? Niente, capito? Lì torniamo indietro. Però comunque il gioco secondo me resta la priorità, nel senso che tu permetti all'altro di entrare in sintonia con te, si ride, si scherza e tutto rimane nella fantasia e nulla nella pratica. Ok, ma facciamo un attimo che mi è divertito un sacco questa cosa. Durante, prima, cioè all'inizio, alla fine o a metà? No, a metà. A metà. E che cazzo, scusami. All'inizio ci sono i preliminari, ci si riscalda. Magari avete usato i giochi, avete giocato prima, siete già nudi.
state iniziando, preliminari, si va al sodo e lì iniziano le conversazioni per rendere il tutto più piccante, no? È ovvio che se tu arrivi alla fine cosa succede? Che il tuo picco, dopo che tu sei venuto, fa così, poi non c'è voglia di parlare. No, zero, capito? Quindi non lo puoi fare prima, non lo puoi fare manco dopo, durante. Ok, mi piace. Bel consiglio. Bel punto di vista questo. Sì, hai menzionato la gelosia. Quanto è importante la gelosia in un rapporto? Quando è poca va bene, quando è molta va bene, la parola bene non va bene utilizzarla in questo caso? Allora, la gelosia non è qualcosa che dobbiamo vedere come il nemico, perché noi di solito tendiamo a vedere gelosia uguale interesse, ma possiamo distinguere due tipi di gelosia, una gelosia sana e una gelosia tossica. Cioè, se tu devi uscire con il tuo gruppo di amici e io non faccio altro che romperti le balle per messaggio chiedendoti dove sei, con chi sei, mandami le foto, questa non è una gelosia giusta, questa è attaccamento morboso al partner che non deve vedere altro al di fuori di te. Quindi questa non è manco gelosia, questa è proprio tossicità. Però magari posso essere geloso del partner perché, non lo so, entro in un bar, lei è vestita benissimo, è bellissima, ha un profumo che quando passa lascia la scia e tutti si girano a sentire, a guardare, no? Vedi che gli altri guardano, tu puoi provare gelosia, ma della gelosia buona che tu non ti metti a rompere le balle a chi l'ha guardata, ok? Quindi la gelosia come tipo so che sei il mio partner, mi piace il fatto che gli altri ti vedano, allo stesso tempo sì, sono geloso perché comunque anche gli altri vorrebbero averti come ti voglio io, no? Però bisogna fare attenzione anche al sei mio, ti voglio io, sei solo di mia proprietà, come se la donna o l'uomo fosse solo qualcosa come un oggetto, come questo bicchiere, questo è mio, quello è tuo, ok? Non so quale sia, proprio perché passare da una gelosia sana ad una gelosia tossica penso che ci sia un limite abbastanza... Ma ci dovrebbe essere secondo te un minimo di gelosia o no? Perché, cioè, secondo me un minimo è essenziale. Certo, altrimenti non te ne frega niente. Esatto. Cioè, tu... non lo so, qual è la cosa a cui tieni di più? Tipo materiale? Libri? No, cosa materiale che tengo di più? Bella domanda, fammici pensare un attimo. Ok, facciamo caso che siano i libri. Ad esempio, nel mio caso sono i libri. Io sono tremendamente gelosa delle persone, cioè dei miei libri, che quando li presto ho paura, terrore di come questi libri torneranno indietro, perché io li tratto come se avessero un valore inestimabile, magari sono giornaletti da 5 euro, ok? Però dici, mi importa tanto, quindi io non è che lo presto a tutti questa cosa, lo presto alle persone che so che darebbero il giusto valore. Questa è una gelosia materiale, ma non è tossica. Tossica è se dico a tutti, no, guai a te se ti avvicini alla mia libreria, non devi neanche respirarci vicino, mi sembra esagerato. Però il fatto che io sia un po' gelosa delle mie cose mi dà modo non solo di prendermene cura come se fosse la cosa più preziosa di questo mondo, ma anche di fare attenzione a come io lo faccio trattare non solo da me stessa ma anche dagli altri. Come se dessi un valore a questa cosa. Sì, se non me ne fregasse niente come lo tratterei il libro? Via, buttato. Quindi anche con le persone presuppongo si possa fare più o meno questo parallelismo. Se mi interessa lo tratterò come se avesse un valore inestimabile, anzi probabilmente lo ha quella persona, un valore inestimabile. Se io inizio a dire no, ma che cosa me ne frega di quello che fa, se compie un'azione che a me generalmente mi avrebbe fatto girare fuori, cioè sarei andato in tilt, e questa persona compie quell'azione e a me non mi tocca più, non solo è sparita la gelosia, ma è sparito anche l'interesse. Quindi, condividi con me? Pienamente. Perfetto, sono contenta. Sono contenta. Adesso shiftiamo un po' e parliamo di pornografia. Quanto è importante sapere che sono degli attori, secondo te ci deve essere più controllo da parte dei genitori e anche dello Stato o comunque di internet in generale, e perché
circa l'80% che consuma noi porno sono gli uomini. Siamo sicuri che siano gli uomini? Sì, ho sentito una intervista che poi posso anche farti vedere e c'era questo dato. Pensa che l'anno scorso erano le donne. 80%? E allora dobbiamo... Facciamo una verifica Certo. su questa cosa. Un controllo maggiore da parte dei genitori. Se questi genitori sono stati educati sessualmente bene, è giusto che facciano un controllo sui minori. Ma questo lo farei a prescindere sul telefonino, non solo sui porno. Perché io da genitore posso controllarti il telefono fino a che? Hai 18 anni? Forse? Sì. Non esiste più quella cosa del finché vivi sotto il mio tetto fai quello che voglio io. I tempi sono cambiati. Da parte dello Stato? Bah, perché lo Stato controlla anche altre cose che potrebbero creare danni come sigarette e alcol? Sì? No, ci guadagni. Vabbè, però idealmente... E poi un'altra cosa è che effetto fa ai consumatori? Dipende dall'uso. Nel senso che generalmente si parla di pornografia come qualcosa che, oddio, la pornografia rovina le persone. No, attenzione, perché noi adesso siamo abituati a vedere i video, ma prima esistevano i calendari appesi dal meccanico delle tizie nudissime. Però i una cosa è giornaletti. vedere una foto, una cosa è vedere un video. Perché? Perché col video vedi tutta la Tutto la all'atto. scena, l'atto, sì. Mentre con una sola foto non vedi tutto. E poi tra l'altro le foto che ho in mente sono solo topless. Ah, non si vede la gnagna. Sì. Almeno quelle che ho viste quando ero piccolino, poi magari adesso si vede tutto. Però non sono vabbè, sì, su internet si trova tranquillamente. Si trova tutto. Però comunque sia, secondo me, un video... Beh, magari eccita anche di più, però queste forse sono cose personali. Allora, io penso che tu ti stia riferendo al fatto che con la foto tu dai modo alla tua immaginazione di dare il meglio di sé, con il video è già tutto lì davanti e non devi più immaginare niente. Sei un soggetto passivo Sicuramente. davanti sì. a un video e stai provando piacere nel guardare altre persone che stanno facendo sesso, che è quello che non stai facendo tu probabilmente in quel momento se lo stai guardando da solo, perché magari te lo stai guardando anche in coppia, ma il problema sta nell'uso, nel quanto il vedere porno influenza la tua visione di sesso, influenza la visione di uomo-donna. Questo intendo proprio a livello di culturale, cioè mi aspetto che un uomo sia sempre prestante, mi aspetto che una donna sia sempre disponibile a fare sesso vaginale, sesso anale, sesso orale e quant'altro. L'altra differenza è quanto l'uso porta dei danni, chiamiamoli così, alla vita regolare di una persona. Quindi quanto inficia il vedere costantemente porno, togliendo così del tempo a quello che sarebbe il lavoro, la vita personale di una persona. E qua stiamo all'interno della pornodipendenza. Ma se una persona visiona un porno una volta ogni 2 giorni, una volta alla settimana, 3 volte alla settimana... Questi numeri stai dando a caso o dipende? Perché magari ce n'è una persona che se ne guarda 3 al giorno, però comunque... Aspetta. Sì. 3 al giorno. Sì. Sempre nello stesso momento si masturba 3 volte? No, si masturba 3 volte, almeno quello che avevo in mente io. Ok. Però comunque non ha problemi. Quanti anni ha questa persona che si masturba 3 volte? È un adolescente che sta scoprendo? Sì. Aspetta. Facciamo così. No, facciamo un un range. Facciamo dai 16. Abbassa. No, vabbè, ma questo è il mio range di Ok. domanda. Dai 16 ai 35. No, allora facciamo una divisione diversa. Quando tu stai scoprendo la sessualità Sì. e il piacere, ti concedo il fatto che tu ti stia masturbando all'inizio 3 volte al giorno. Perché hai scoperto una cosa nuova, fighissima, che ti manda in estasi, bello, gratuita, tra l'altro.
No, non è come l'erba, no, che la paghi. Se hai 35 anni e ti masturbi 3 volte, forse qualche dubbio mi viene. Perché? Perché dico, come mai stai dedicando così tanto tempo alla masturbazione durante la tua giornata a 30-35 anni? Elabora, interessante questo. Perché uno che ha 35 anni o 30 non può, tra No, virgolette. non è che non può, No, perché magari sta ti fa benissimo. strano. Mi fa strano perché dico, durante la giornata di una persona adulta di solito ci sono altre priorità. Anche il sesso deve essere una priorità, per carità. Ma magari hai una partner. Prima Sì. una partner non ce l'abbiamo? No. Ok, sei un uomo single di 30-35 anni. Sì. Ti masturbi 3 volte al giorno, tutti i giorni? Magari capita il giorno che sei più infognato sì. di mai. Che mai, scusami. Allora sì, va bene. Ok. È una cosa ripetitiva? No. Ok, se non è ripetitiva, stai bene con te stesso? Chiedo tutto per un amico, non stiamo Sì, parlando di me. no, io parlo con te come se ovviamente, certo, ovviamente, ci mancherebbe. certo. Però devi considerare vari criteri, quindi tipo, ok, l'hai fatto 3 volte al giorno, ma che periodo della tua vita era? Eri particolarmente stressato? Eri particolarmente felice? Punto di domanda. Secondo, lo fai tutti i giorni? Tutti i giorni per quanto tempo? Quanto questa cosa sta iniziando a preoccuparti? Perché se tu inizi a preoccuparti per questa cosa vuol dire che tu stai percependo una dissonanza, no? Dici, forse è troppo. Se inizio a farmi domande sul perché forse è troppo vuol dire che sta succedendo qualcosa. Psicologicamente vuol dire che mi sto autodicendo, forse è un po' strano che io senta questa esigenza. Quindi magari vado a lavorare sugli altri aspetti della mia vita, lontani dal sesso. Perché Ci ad sta. esempio se sono 3 volte alla settimana per tutti i giorni, inizio a farmi delle domande ma su quella che è la tua vita fuori dal sesso, non dentro il sesso. Sono... Vabbè, ho capito, sì. Mi sono spiegata bene cosa intendo? Sì, sì, che sì, che certo, non basta certo, dirmi certo. questo dato del sono 3 deve- volte al giorno, bisogna chiaro. analizzare tutti i criteri, la durata, quanto questo ti crea un disturbo, la tua situazione psicologica, stai bene, non stai bene, sei stressato, sei contento, sei in una relazione, sei particolarmente eccitato perché non lo so, un periodo abbastanza Sì, chiaro, chiaro. adrenalinico. Fai uso di sostanze? Anche. Ok, perfetto, grazie. Torniamo indietro a una cosa che hai citato tu, tipo mettiamo che questi porno creino, cioè, però, vabbè, facciamo con i porno, sì. A causa dei porno, diciamo che noi facciamo molte volte cilecca. Come risolvere questo problema? Secondo te bisogna direttamente eliminare i porno o non lo so? O comunque, anche se non ci fossero i porno e qualche volta si fa cilecca, come comunicarlo al partner e anche... Beh, perché se parliamo di cilecca si stiamo parlando cioè per gli uomini, anche la donna cosa deve dire al compagno o anche l'altro uomo Allora, per tranquillizzarlo, non lo so. ok. Fatto un Se po' ampio. fossi, no, vabbè, se fossi uomo, facendo cilecca io donna, vabbè, scusate, ho messo una parentesi eterosessuale, non si fa. Io partner, Sì, mi rendo conto che tu non riesci a venire. Oppure cilecca nel senso che non ti si alza? non mi si alza. Non ti si alza o non è il momento giusto, quindi cerco di in qualche modo non farti pesare il fatto che io mi sia reso conto che non ti si alza, quindi cambiamo proprio situazione, rallentiamo, oppure proprio cerchiamo di concludere e fare qualcos'altro. Oppure io che sto avendo cilecca ti spiego cosa sta succedendo nella mia testa. Cioè Però fammi capire, quando è che una donna fa cilecca? la donna che fa cilecca mi sembra un po' strano, cioè direttamente ti dice tipo- che non ha voglia, presuppongo. Ok. Altrimenti non ha un orgasmo e se non ha un orgasmo non capisco perché iniziare, cioè nel senso se tu non hai voglia, la donna non è che fa cilecca, o ha voglia o non ha voglia. Esatto, cioè. Se tu non hai voglia, probabilmente all'orgasmo non ci arrivi, perché l'orgasmo, ok, sì, lo stimolo fisico, però è anche mentale la roba, no? Quindi se già non ho voglia, mi renderai difficilissima la scata verso l'orgasmo. Tu ti puoi impegnare quanto vuoi. Ma è la stessa cosa, c'è tipo con l'uomo, magari l'uomo vuole, ma perché tu in quel momento hai ansia da prestazione e non ti si alza? Io
perché sono una persona empatica, sensibile, magari perché ho letto tante cose sulla questione, ti posso anche chiedere: tutto bene? Tutto a posto? C'è qualcosa che ti sta dando fastidio? C'è qualcosa che ti disturba? E tu puoi serenamente parlarmene, perché se io già ti faccio capire che ho capito che tu hai un momento di defiance e io mi avvicino a te e ti faccio una domanda, se te fa piacere, mi comunichi che cos'hai. Tipo, ad esempio, mi è capitato con alcune persone che mi abbiano raccontato di questa situazione e la ragazza che era con loro semplicemente ha detto: guarda, se non te la senti non ti devi assolutamente preoccupare, io sto bene così, non siamo obbligati a fare sesso in questo momento. Possiamo anche, non lo so, rivestirci e, non so, andiamo a fare un giro a piedi? Facciamo una passeggiata? Ok. Però questo è tipo best case. Mettiamo che... Nella peggiore dei casi. No, magari anche... Allora, io faccio cilecca, poi l'altra invece si sente offesa perché vuol dire che non è abbastanza eccitata e quindi parti un loop di cose brutte. È come fare, nel momento in cui si riconosce che siamo in questo loop, uscire dal loop. Ecco, qui interviene l'educazione sessuale, perché se una donna o partner si sente offeso del perché l'altro non riesce a tirarlo su, io devo insegnare innanzitutto a questa persona che è molto probabile che quella persona non lo abbia sempre su, ad esempio. Quindi io non ti do, ti sto dando la possibilità di capire che l'uomo è sia sì che no, non sempre sì, perché si ha questa concezione che l'uomo sia sempre sì. Se io già ti istruisco al fatto, quando sei più giovane, che l'uomo può essere sia sì che no, tu mica ne fai una tragedia del perché l'uomo è no. Ecco perché dico, l'educazione sessuale, sentimentale, relazionale va fatta prima, perché così tu non crei delle situazioni in cui uno dei due si offende. Io non mi offendo se so che è normale che tu possa avere dei momenti no. Ecco perché intervieni prima, tu fai prevenzione. Ok, nel caso in cui non ci sia stata prevenzione e una per persona fortuna. viene da te e ti racconta questa cosa, cosa consiglieresti o come cercheresti di aiutare la situazione? Innanzitutto chiederei a questa persona se questa ansia da prestazione si verifica sempre con questo partner, ne ha già aveva avuto altri episodi altre volte, se è il caso di andare a fare una visita da un andrologo per capire se c'è un problema organico. Però spesso e volentieri È solo occasionale. è questione mentale, Esatto. perché ci sono tante cose in testa, oppure non lo so. Quali sono le motivazioni per cui ad un uomo non potrebbe tirarsi su? Tu da uomo, cosa rispondi? Chiaro. Beh, magari vuoi fare la prestazione potente, però alla fine sei in ansia e quindi le prime volte secondo me può succedere di più. Perché non si conosce e quindi devi dimostrare magari, o comunque c'è sempre cioè non conosci l'altra persona, non sai come comportarti Ok, e io uomo in questo momento sto avendo un problema di questo genere, dico: guarda, scusami, mi sono un attimo agitato, potresti darmi un attimo? Oppure io uomo, perché siamo sempre all'interno di un contesto eterosessuale, ma solo in questo esempio, chiaro. mi verso su di te. Mi verso su di te, cosa vuol dire? Nel senso Do la che... colpa a te? No, Ah, ok. no, prendo tempo. Capisco Elabora, per capisco favore. che io ho un problemino, sono agitato. Certo. Quindi le cose sono: basta, me ne vado. La Oppure fuga. Oppure mi dedico a lei o a lui. Ok? Sesso orale per iniziare. Poi, se tu sai che hai delle preferenze e te la senti di parlare perché già hai detto e fatto notare il fatto che tu abbia una difficoltà, puoi anche consigliare all'altra come muoversi, come toccarti, come stimolarti. Ma qua siamo già a un livello secondo me molto pro. Cioè generalmente alla prima occasione le persone non si dicono: guarda, mi piace che tu me lo tocchi così. Generalmente non succede, ma sarebbe un'ottima soluzione. Ti dico come mi faresti stare meglio, altrimenti prendo tempo. Poi se non ti si alza c'è un problema, nel senso che cosa sta succedendo? Perché tu ti sei bloccato in quel momento? C'è qualche pensiero intrusivo? Non lo so, non ti senti a tuo agio? Non ti piace la location? Non ti piace lei ha un odore strano? Senti che non c'è chimica? Senti che non ti piace come ti bacia? Senti che non ti piace come ti tocca?
Ci sono talmente tante variabili che solo tu uomo che in quel momento hai quella difficoltà potresti dire. Però le cose sono, se sai che la cosa è irrisolvibile perché hai un po' di ansia, prendi tempo e dici ok, mi dedico a studiare, ma non le ne esce soddisfatta. Perché la paura dell'uomo è faccio cilecca e lei mi sputtana. È successo, eh? Vabbè, ok, capisco questa paura, ma forse dipende dall'età questo. Sì, ovvio, sì, stiamo parlando. La paura della cilecca è più, non lo so, giovanile forse. Perché hai paura che poi lei perché magari non hai fatto tante esperienze e poi Esatto. magari dici, vabbè, fanculo, può Esatto. succedere. Se ti succedesse adesso, 35 anni, dici, Sì, sì, ok, sì. Vabbè, sti cazzi. Cioè, mi auguro che una persona a 35 anni dica, vabbè, può succedere. Sì, sì, vabbè, sì, sì. ci rivediamo la prossima volta recuperiamo. Mm. E già dire questa cosa crea ansia da tantissima prestazione, dici, no, ma mi sono rovinato da solo. Bisogna stare molto attenti comunque. Sì. Ma ovviamente, ripeto, ognuno conosce se stesso. Non esiste la cosa standard che funziona con tutti. Io infatti posso dirlo qua, lo dico e non lo nego, io odio le persone che nei social ti dicono il metodo perfetto per. Non esiste, siamo tutti diversi. Cioè non esiste il metodo per fare sesso 35 minuti di fila, a meno che tu non ti sia preso il Viagra. Ma anche una donna dopo 12-15 minuti, cioè, non ha più piacere perché il momento clou non è che dura 30 minuti, 30 minuti di rapporto è già tanto, Cioè, Ma siamo il già molto oltre rapporto la dipende strada. come consideri il rapporto. Anche i preliminari li consideri il rapporto o no? Anche i preliminari sono rapporto. Vabbè, 30 minuti, No, vabbè, ok. hai fatto tanti preliminari e anche sesso. 30 minuti, sì, certo, Sì. certo. Sì. Però puoi far durare molto i preliminari. Questo... Sì, prima, dopo, durante, certo. E qua si raggiunge anche l'oretta, volendo. Ok, Dipende perfetto. dal tempo. Chiaro. Tornando alla pornografia e alla tecnologia, adesso, o comunque nel futuro prossimo, è molto probabile che potremo avere dei visori e cosa succede? A questo punto potresti andare a letto, diciamo, digitalmente con qualsiasi persona tu voglia. Ok, questo sì che è veramente brutto. Quanto pensi che sia grave questo? E secondo te ci abitueremo a questa cosa? No, perché l'essere umano ha bisogno del calore e del contatto con l'altro. Quindi quando tu arrivi a stati di tecnologia così avanzati, hai perso il senso proprio dell'unirti ad un'altra persona. Quindi questo secondo me è gravissimo. Cioè, già il fatto che, ok, la bambola gonfiabile, non è che... Oddio, adesso le fanno anche molto robotiche, quindi magari che hanno veramente calore umano, Questa lo era so. la prossima domanda. Ah, ecco, vabbè, ti ho anticipato. Ci può anche stare, ma è peggio di come quando hanno permesso, non so in quale parte del mondo, di sposarsi con gli animali. Cioè tu puoi fare quello che vuoi nella tua vita. Sì, chiaro, però ci sono delle cose che puoi fare che ti portano a una cosa buona e una cosa che puoi fare che ti porta a una cosa negativa. Però anche con l'evoluzione magari tra 25 anni sarà normale o no? Qual è il tuo pensiero al riguardo? Perché magari se tu avessi chiesto i porno come sono adesso a uno di 50 anni fa ti direbbe oh no, mio Dio, non vanno bene. Invece per adesso sono normali e magari invece questo tra 50 anni sarà normale. E quando dico questo intendo i visori. Cosa ne pensi? Mi auguro che non succeda questa cosa. Perché? Non lo so, perché per me stai togliendo tutta la parte allora sì, hai il senso visivo, ma tutto il resto che è se tu ci pensi, nel senso è bello vedere, ma quanto sono belli tutti gli altri sensi? No, ovviamente è bellissimo, Quindi ma dico- sto solo cercando di fare una previsione del futuro. Per me è orribile questa previsione. No, Ma è veramente. probabile, molto probabile secondo Sicuramente sì, ma dico, ok, quindi saremo tutti autosoddisfatti nella nostra mente, appagati
da un contatto solo visivo con un altro, ma l'orgasmo si raggiunge comunque perché ti masturbi mentre il visore, Certo, giusto? certo. No, veramente, la mia opinione, cioè, io mi auguro che non ci si faccia travolgere da questa novità, anche se sicuramente ci saranno persone che non vedono l'ora di questa cosa, ma dico, ma perché dobbiamo trasportare anche il sesso nella realtà virtuale quando, cioè, è tipo una delle cose più belle, normali, sane, che chissà chi ci ha dato la possibilità di fare, capito? Cioè, secondo me, te l'ho detto, è come il mangiare. Se tu mi dicessi ti mangi, sei sazio perché stai mangiando tramite la realtà virtuale, Però non è la stessa cosa, perché comunque sia tu ti stai masturbando, ma ti stai masturbando in una maniera diversa, che è ancora più reale. dei porno. Sì, Io mi opporrei a questa cosa cercando di far incontrare le persone pur di far vivere loro un'esperienza reale, anziché virtuale, perché è impossibile che tu non possa trovare una persona con cui soddisfare, a meno che, oddio, dimenticavo. Ci possono essere anche delle situazioni in cui la persona fa sesso, ma non piace fare sesso. Nel senso che non so se possa essere definita una parafilia, ora non mi ricordo, quindi apro e chiudo parentesi, non mi ricordo, però può esistere quella variante di persona che dice faccio sesso perché lo devo fare, ma a me non mi dà nessun piacere. e perché fare una cosa che non ti piace? Cultura. Ma Perché questo sai è che lo sbagliato, devi fare. cioè. Certo che è Ah, sbagliato. ok. Cioè, è sbagliato, oddio, per chi è sbagliato? È sbagliato Per la persona dove... che lo sta facendo. Esatto. Perché ti stai auto-obbligando a fare qualcosa che Esatto. non vuoi fare, Certo. che non te ne frega nulla, che non ti dà nulla. Mhm. Quello sì è sbagliato, ma è sbagliato anche nei confronti della persona con cui lo stai facendo, solo per accontentare lei, ad esempio. Ma comunque, questa era una parentesi. Sì, ma cioè, è più grave fare. Sì, per se stessi. Sì. Sì. Perché almeno lì stai facendo un favore, tra virgolette, quindi diciamo è un po' più borderline, Sì. secondo me. Sì. Però la realtà virtuale no. Sul sesso per me è tipo, cioè, la morte. È la morte di uno dei piaceri della vita, appunto. Ma perché? Nel senso, alla fine è come un porno, solo che hai un visore. Io penso che le persone davanti alla possibilità di avere un visore, avendo la possibilità di stimolare il cervello molto più della sola stimolazione del vedere un video, Ok? perché quando tu vedi in 3D che sei lì dentro è tutto, cioè attivi una parte neuronale completamente diversa dal solo vedere un video, deduco. Questo non Cioè, lo so. penso, dovremmo fare delle ricerche anche Sì. noi, che a livello cerebrale tu vai a stimolare molto di più con la realtà virtuale. Sì, forse, non lo so. Quindi tu andresti a sostituire il porno, significa che la tua soglia di piacere, se tu hai già delle difficoltà ad approcciare dalla realtà, sarebbero a questo livello qua con la realtà virtuale, che andare a cercare, disturbarti, concentrarti, impegnarti per avere una relazione reale, non te lo va a fare nessuno. Quindi rischieremmo che quello virtuale sia molto più potente, molto più interessante, molto più accogliente, avvolgente di una realtà, capito? Però se questo succedesse, che male c'è? Se addirittura stai meglio, cioè io No, non per sono te. d'accordo che starei meglio, però mettiamo che mettendo il visore stai meglio, Buon per te. Siamo tutti contenti, no? ok. Nel senso, se sei contento tu, io mica devo venirti a dire stai sbagliando. Se tu ti E senti questo- appagato, Mm, ciccia. Per me tu puoi sentirti appagato, tu, sempre io mi riferisco a te, ma lo sai. certo. Per me tu puoi sentirti appagato pure nel fare sesso con la pianta. Ok. È un tuo gusto. Ok, però ok, mettiamo che gli faccia piacere, però comunque sia è una cosa, cioè non penso sia una cosa normale. Anche se ti fa piacere, perché Chi la definisce la normalità? In quale contesto sei per definire normalità? ok, bella domanda. Normalità statistica? Normalità culturale? Normalità biologica. Perché dici che abbiamo l'istinto primordiale di legarci a... Ma ti ho Esatto. detto che il sesso si è evoluto con la prima domanda da una visione procreativa
ad una visione ricreativa ludica. Quindi adesso l'uomo e la donna non sentono più l'esigenza di fare sesso per produrre famiglia, per fare Non pensi famiglia. che essendo degli animali sociali, in realtà ci sia sempre dentro quel valore di riprocreazione? No. Ok. No, perché la procreazione, secondo me, per come si sta evolvendo adesso il mondo, è strettamente legata anche a tutto l'aspetto di vita personale e professionale della persona. Quindi adesso la procreazione non è più un aspetto vitale, ok? Per sentirti completo, per sentirti degno di essere donna e uomo, ok? Il concetto proprio di procreazione si è evoluto culturalmente, quindi adesso è strettamente associato alle disponibilità economiche, alla vita professionale, ai desideri, perché adesso mica tutti desiderano fare famiglia. Quindi non vedo perché io devo desiderare di fare sesso con te per quell'istinto primordiale di dover fare sesso. Se voglio non lo faccio. Quindi non pensi che comunque sia dentro di noi, magari non sapendolo, vogliamo anche fare sesso per riprodurci? Perché alla fine se noi non ci riproduciamo andiamo ad estinguerci. E questo infatti potrebbe essere un problema. il tasso di natalità si è abbassato tantissimo. Sì, sì. Eppure non penso che le persone abbiano smesso di fare sesso. No, non penso manco io. Oddio, magari sì, perché col Covid. Ma questo è un'altra cosa. E quello che volevo dire è che un po' lo facciamo anche per riprodurci. Cioè, Qualcuno sì. Però secondo me non è un pensiero di chi... Anzi, adesso stiamo molto attenti a non riprodurci. Tutti i contraccettivi che esistono. È proprio per... ma questo lo facciamo perché vogliamo goderci il latte, ma poi alla fine vogliamo riprodurci. O no? Secondo me no. Ok. No. Secondo me, personalissima certo, opinione, no. Non è per riprodurci. Cioè il fine dell'essere umano, oltre a star bene, non è anche riprodursi, secondo te? Ad oggi no. Ok. Magari 10 anni fa sì. Ad oggi no. Per come sta cambiando il mondo, no. No. La riproduzione non è più un fine. Ok. Torniamo un attimo ai robot. Invece, secondo te, nel futuro un po' più prossimo, avremo probabilmente dei robot, sex robot. Questo, se una persona si innamora di un robot, è grave o cosa pensi di questo? È grave per chi? Per la persona. Quella persona sta bene? Sì. Allora non è grave. Perché? Perché se quella persona sta bene nel suo stato di innamoramento barra amore nei confronti di un robot e non si lamenta, non rompe le balle a nessuno, tu chi sei per rompere le balle e dirgli che quella persona sta sbagliando? Beh, perché mi è venuta in mente questa cosa che hai detto, che ho visto un video dove c'era una persona che gli piaceva farsi pungere da delle api. L'ho visto anch'io. Quello secondo me non è normale. Perché comunque stai soffrendo, ma ti piace. È il sadismo quello. E quindi per te, se per lei o lui va bene, per te è ok. Allora, Ma cioè, secondo me questa persona sta rischiando la vita? no. Quella che si fa pungere dalle api rischia la vita nel fare questa cosa? No. Quindi perché noi dobbiamo dirgli che non deve farlo se a lui piace? Questo è un nostro problema, perché siamo talmente abituati a definire normalità e anormalità che quando vediamo qualcosa di strano, qualcosa che per te è doloroso, sei automaticamente ti implica automaticamente pensare che sia doloroso per tutti, ma il dolore non è vissuto allo stesso modo per tutti perché è soggettivo e magari c'è una componente di eccitazione dovuta al dolore per il quale questa persona si sente di farsi pungere dalle api. Quindi chi sono io per dirgli ma tu sei scemo, ma perché ti fai pungere? E lui ti risponde su cazzi miei, ma scusa, a te sto facendo pungere? No. Quindi a te cosa ho tolto o aggiunto alla tua vita? Io che mi faccio pungere dalle api? Niente. Beh, niente. Se estremizziamo e mi voglio tagliare un braccio?
Qua dico perché ti vuoi privare di qualcosa che probabilmente ti serve, perché non ci credo che tu mi voglia dire che non ti serve un braccio. Qua andrei ad indagare in questo caso su un aspetto più psicologico e ti direi addirittura tagliarti un arto. Cos'è che ti spinge a fare questa azione prima di tagliarti l'arto? Se E per il posso. robot non pensi, ma scusa, perché non vai a cercarti una vera donna con la quale puoi crescere insieme, evolvere insieme, migliorarti? Perché Ehm, molte persone non si vogliono migliorare, perché molte persone non gliene frega nulla di sentire la chimica con un'altra persona, perché molte persone stanno bene così. e tu pensi davvero che stiano bene e non che si siano autoconvinte di stare bene? Se si fosse autoconvinto di stare bene, Sì. ehm, manifesterebbe un disagio. Perché ad una certa si domanderebbe: ma sono felice o mi sono imposto di essere felice? Quando la domanda arriva, allora la persona che inizia a capire che c'è qualcosa di strano, credo dovrebbe arrivare a farsi aiutare. Credo, è un normale percorso, dico, mi rendo conto che c'è qualcosa di strano, inizio a farmi 2 domande, allora lì forse chiedo a qualcun altro: senti, ma è normale questa cosa che faccio? Ad esempio. Ma magari questa persona Non è non è consapevole. consapevole e poi ci sono molte persone che comunque si illudono, non si fanno domande, alla fine stanno bene, ma in realtà vivono in un'illusione. E come fai tu a lavorare con una persona che non si rende conto di quella che è la sua realtà? Ti faccio un E esempio questa dovrei classico. fartela io di domanda. Ah, no, ma c'è un esempio classico. Sì. Se tu donna, Mm. stai bene nel non avere orgasmi, ok? Non pensi già che ci sia un problema? E non penso neanche che sia normale. Ok. Poi arrivo io, consulente sessuale, Sì. e ti dico: ma lei mai avuto un orgasmo? E lei mi risponde: no. Mm. Però lei sta bene così. Perché io dovrei convincerla del fatto che deve iniziare ad avere orgasmi solo perché a me piace tantissimo avere orgasmi e perché magari a tantissime donne piace avere orgasmi? Se questa persona sta bene così, come l'aiuti? Come l'aiuti una persona che non ti chiede aiuto? Che non vuole aiuto? Tu puoi aiutare solo le persone che vengono da te e ti chiedono Ok. un punto di vista. Ma io ammettiamo che sono cioè un amico o un'amica che vedo che ha questa problematica e mi dispiace che sia così e che magari non si stia godendo la vita come dovrebbe. E allora le dico, o Come gli dovrebbe dico, secondo te? sì, 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 sì. Capito? Mhm. È sempre lì, secondo me non si sta godendo la vita. Però vabbè, lo vedi che comunque è triste, gli fai... Ah, vabbè, gli fai qualche domanda. Eh. Gli chiedi come mai è triste. Gli chiedi come va al lavoro, gli chiedi come Beh, va... il fatto è quello da cui volevo arrivare è che cioè, fare l'amore è un istinto e privandoci di fare l'amore con un altro essere umano, secondo me non stiamo eseguendo quello per cui siamo stati progettati. È come per dire, forse sto esagerando, però non mi va di mangiare, non mangio mai e poi muoio. Però io sto bene senza mangiare, perché magari ti stai illudendo che stai bene. Cioè, Ok, vabbè, ma in questo caso tu sei un amico vicino, noti che questa persona non sta bene. Così come una persona quando non sta mangiando ti dice sto bene, ma si vede che magari fisicamente non sta bene. Se non sta mangiando avrà le occhiaie, sarà molto asciutto, molto magro. Tu una domanda gliela fai, poi questa persona può dirti che sta benissimo, ma hai un dato oggettivo del fatto che non stia bene. Quindi lì devi intervenire. Ma se tu vedi un uomo felicissimo, contento della sua vita, soddisfatto nel lavoro, realizzato nel lavoro, soddisfatto, non lo vedi mai triste, ok? Perché è una donna robot con cui fa anche sesso. E lui si sente appagato. Come fai a dirgli, bro, come fai? Cioè, come glielo chiedi? Come fai a dirgli che la tua prospettiva potrebbe essere migliore della sua? Cioè, è veramente complesso. Noi stiamo facendo un ragionamento adesso veramente utopico, però nella migliore delle ipotesi questa persona sta bene così e ciccia, finito. Nella peggiore delle ipotesi ha dei dati oggettivi che ti permettono di intrufolarti nella sua vita e lavorare con lui verso una via differente. Nella migliore delle ipotesi.
Ma se sta bene, è difficile che tu riesca ad entrare nella sua vita. Perché alla fine quello strano per lui sei tu, mica tu per lui. Cioè, mica lui per te. Perché magari, cioè, dal suo punto di vista, tu che invece fai sesso con una donna, ti dice... Sono un pazzo, scatenato. Chi te lo fa fare, ti dice? Ma ti devi impegnare, la devi portare a cena fuori, devi farle i regali, devi farle i complimenti, devi avere pazienza, devi stare attento a come parli. Con una donna robot? Capito? Il punto di vista di queste persone che fanno queste cose. Cioè tu devi stare proprio... Devi tenere in considerazione troppe variabili. È strana, Cioè, lo capisco, sei perplesso, hai una faccia perplessa. No, cioè, sì, certo che sono perplesso. Che, si sta perdendo una bella cosa e quindi... Sono d'accordo. E quindi secondo me c'è qualcosa che non va bene. Anche se qualsiasi cosa mi dica non mi può convincere di questo, però... È come la carbonara. Io l'altro giorno ho detto la carbonara è sopravvalutata. Un tizio che ama follemente la carbonara mi ha detto come fai? Ti stai perdendo una roba allucinante, uno dei piatti migliori della cucina italiana. No, perché se io penso che la carbonara è sopravvalutata e preferisco la pasta col pesto, io rimarrò con l'idea che la pasta col pesto è più buona. Ok. Però posso anche dirti, magari, perché non sono proprio convinto che la pasta al pesto sia più buona, mi fai assaggiare la tua pasta alla carbonara. Qua ti sto aprendo un varco, ti faccio entrare nella mia vita e ti dico che dammi la possibilità di cambiare idea. Però anche qua forse stai già tentennando, ti stai già facendo delle domande sul fatto che forse il tuo stato non sia proprio normale, perché magari vivi in una cittadina dove sei l'unico che ha una donna robot. Magari invece ti trovi in una città dove hanno tutti i robot e tu sei l'unico che vuole una donna in carne ed ossa, sei tu quello strano. Contesto. Vabbè, ma... Cioè non è che se un contesto è strano diventa... normale. E tu mi dici, ma perché dici strano? Perché il concetto di strano e anormale sì, è certo. contestualizzato. E l'unica cosa che posso dire è che da quando siamo nati fino ad adesso abbiamo sempre fatto sesso con degli altri esseri umani e non farlo, oltre a portarci all'estinzione, secondo me non stiamo realizzando i nostri istinti. Poi ovviamente si può fare filosofia, però se uno non fa queste cose, secondo me... Però tu la stai vedendo in modo assoluto, come se tutti non facessero. No, chiaro, ma in questo caso mi stavo solo focalizzando sulla persona con il robot e che si innamora e che non vuole altro. Però non saranno tutti così. Quindi esisteranno persone che desiderano avere contatto con una persona reale e persone che desiderano avere contatto con una persona virtuale. Sì, e un'altra cosa, scusami, inoltre lo trovo anche fare una vita facile di comodità, anzi di illusoria comodità. Però vabbè, questo è il mio pensiero. Le nostre opinioni sono... Noi siamo entrambi d'accordo sul fatto che si stia perdendo un mondo gigantesco. Certo. Però se sta bene così, sta bene così. Noi ci dobbiamo fermare a questo. Tu stai bene? Ok, sono contento per te. Passiamo alla monogamia e poligamia. Secondo te siamo fatti per vivere con una sola persona? La risposta istintuale è no. No, perché secondo una gerarchia di bisogni, anche da un punto di vista sessuale, una persona non può soddisfare tutti i nostri bisogni sessuali. Quindi la poligamia interviene e funziona in quelle situazioni in cui una persona non può essere amorevole, perfetta, empatica, sessualmente combaciante com'è, e quindi tu hai la possibilità di avere tutte queste caratteristiche che soddisfino i tuoi bisogni personali con più persone. Quindi tu sei favorevole alla poligamia? Sei contento di essere poligamo? Sì, ok. Ok, e la società secondo te che ruolo ha in questo, nella poligamia?
la società è a favore della monogamia, ma perché la monogamia tiene in piedi dei principi e dei valori che permettano la costruzione di una società per cui esistono mamma, papà, classici. Questa è la nostra cultura, ok? Mamma e papà, quindi stiamo parlando di una coppia esclusivamente eterosessuale che fa figli. Quindi approva ancora la monogamia tradizionale perché non scombussola quelli che sono i principi grazie ai quali adesso siamo diventati così, grazie o a causa di ciò siamo diventati così. Però ci stiamo aprendo ad un mondo in cui la famiglia tradizionale non esiste più, per fortuna anche, in cui le famiglie possono essere composte da persone che non si riconoscono nel genere di uomo o donna, o da 2 uomini, o da 2 donne, o da 2 unicorni, e possono tranquillamente amare e crescere dei bambini, magari fatti da genitori di coppie eterosessuali tradizionali, che però hanno dovuto abbandonare. L'importante è che però questi figli nascano in un ambiente amorevole e che li educhi. In una relazione monogama può capitare che si perda la passione o comunque il desiderio sessuale. Cosa consiglia alle coppie che vengono da te e ti espongono questo problema? In quel caso ritorniamo al gioco, nel senso che tu suggerisci alla coppia di provare delle dinamiche che ancora non hanno provato durante i loro anni di relazione. Qualora però uno dei 2 o entrambi manifestino il desiderio di aprire la coppia, il consulente sessuale interviene nell'agevolare e facilitare la comunicazione tra loro e mantenere il focus sulla coppia e ricordar loro che tutte le avventure, le esperienze esterne avvengono perché loro le vogliono far avvenire e perché loro sono di comune accordo e sono entrambi consenzienti. Di secondo te la scappatella ravviva la coppia? Se tutte e 2 sono d'accordo, Se facciamo tutte e così. 2 sono d'accordo, probabilmente sì. Può anche succedere che inizialmente sono d'accordo, uno si fa una scappatella e poi l'altro si incazza. E che Posso essere succede in questi d'accordo casi? prima. Potrebbe crearsi una piccola crepa nella coppia. E lì c'è tanto lavoro da fare perché alla fine io posso essere d'accordissimo che tu ti possa fare una scappatella, posso farmela anch'io, ma poi ci rendiamo conto che questa cosa ci ha rovinato, dobbiamo richiuderci per risistemarci, se è quello che vogliamo, Magari invece ti rendi conto che facendo quella scappatella tu in una relazione col tuo partner non ci vuoi più stare e quindi lì lavori per chiudere una relazione, non per sistemarla. Per quanto riguarda un'infedeltà sessuale ed emotiva, cosa mi sai dire? Soprattutto magari facciamo che una persona ha cioè una storia e l'altra gli chiede: ma ti sei innamorato o l'hai fatto perché volevi divertirti? Ok, se io ho avuto una situazione di scappatella è impossibile che io mi sia innamorato in una sola situazione. Quindi l'infedeltà emotiva nasce da una frequentazione, da un rapporto che sta perdurando nel tempo. Se invece ho fatto sesso una volta e tu l'hai scoperto, io ti vengo a chiedere le motivazioni per cui tu hai sentito l'esigenza di uscire dalla coppia, perché magari stavi soddisfando un bisogno che io potevo soddisfare ma che tu non mi hai detto. Perché magari volevi fare, che ne so, sesso con una tipa travestita tipo i furri, quelli che adesso se ne parla tantissimo, sono le persone che si travestono da pupazzi giganti, è un altro feticismo. Avevo il piacere di fare questa cosa con questa ragazza che si traveste da furry, non so se si pronunci così, scritto Furry, quando in realtà io potevo travestirmi da furry e soddisfare la tua esigenza, quindi perché l'hai fatto con un'altra persona? Se io potevo fare la stessa cosa? Però magari con altra persona è diverso perché Certo. siccome cioè, È un'avventura, sì. non devi dare troppe spiegazioni, l'hai fatto, dimenticato, messo via nel cassetto, è solo soddisfatto una tua eccitazione personale. Sì, ma poi la novità. Esatto. Quello che, perché se faccio la novità magari sempre con la stessa persona non è vera novità. Ho capito quello che intendi. Dipende.
In ogni caso viene classificata come peggiore, credo, per tutti l'infedeltà emotiva, cioè tu ti sei innamorato di un'altra persona. L'infedeltà sessuale, ciccia, se lo fai non me ne rendo conto. Bravo, non l'ho scoperto. Secondo te si dovrebbe dire o non si dovrebbe dire? No, se ho voluto fare la cazzata di andare con un altro non te lo devo dire. Se te lo sto dicendo, cosa voglio ottenere? Che ti arrabbi? Che ti svegli? Che mi tieni più stretto? Un po' un modo contorto per attirare di nuovo la persona vicina a te. Quello diventa un dispetto, non diventa un piacere per te stesso. Quindi Sono andata meglio a letto non con dirlo. Se proprio l'hai fatta la cazzata, no, non dirla. Cioè, se proprio devi, altrimenti... È come pushback, non so come dire in italiano. Se la persona magari vorrebbe saperla perché magari hai fatto sesso non protetto. Questo è una cosa veramente da non sottovalutare, perché io mi auguro che se tu sei andato con un'altra o te con un altro, tu abbia usato le precauzioni, se come non le usi. Cioè, nel senso, io stavo già dando per scontato, e non si dà mai per scontato questa cosa, che se mi stai tradendo almeno fallo le precauzioni, così almeno. Ma non vuol dire nulla, quindi. E quindi quando hai detto tradimento, per te il tradimento è andare a letto con un'altra persona quando sei già in una relazione, oppure il tradimento è qualcos'altro? Perché Penso. secondo me è molto più grave tradire la persona non andando a letto con un'altra, ma non trattarla più bene o parlare male di lei alle sue spalle, o comunque diciamo non volerle bene. Ok. Come se stessi però come l'ho descritto sembra come se stessi perdendo l'interesse, ma No, ok. ho capito cosa intendi. È quello che intendiamo con tradimento emotivo, cioè non è che solo tu ti sei innamorato di un'altra, ma tu hai smesso di dedicare attenzioni a me. Ma ti voglio dire appunto questo, che anche il concetto stesso di tradimento è soggettivo. Cioè per te potrebbe essere tradimento parlare male della tua partner alle sue spalle, per me tradimento potrebbe essere fare sexting con un altro, magari però per te fare sexting non è tradimento. Quindi anche qua stiamo un po' parlando del nulla, perché io posso chiedere a Tizio, Caio e Sempronio cosa ne pensano del tradimento, possono darmi 3 definizioni diverse e quindi magari io mi sento tradita perché Tizio si è affezionato, cioè il mio partner si è affezionato ad un'altra ragazza, mi sento tradita, però magari, boh, non lo so, psicologicamente non mi dà fastidio se fa sexting casuale con una tizia incontrata e conosciuta su Instagram. Sono delle situazioni un po' contorte, ok, capito? Ti ho fatto due esempi, Certo. però il tradimento è soggettivo. Sì. Per quanto riguarda le attenzioni, nel momento in cui una persona, uno dei due partner, si rende conto che riceve meno attenzioni, come lo deve comunicare all'altra persona? Dicendoli proprio così. Mi sono reso conto che ultimamente non mi stai dedicando tempo quanto me ne dedicavi prima. Cosa è successo? Quanto è importante dare le giuste attenzioni all'altra persona? 100%. Se ne vanno via, ma non con le grandi attenzioni, con le piccole attenzioni. Il buongiorno, le coccole di mattina se si dorme insieme, se si convive, il fare la spesa e prendere qualcosa che sai che l'altra persona piace, anche solo tipo io cucino, tu lavi i piatti e viceversa, io metto la lavatrice, tu stendi i panni. Sono queste anche le piccole attenzioni, poi dipende anche dal livello di relazione, chiaramente. Però se so che tu mi mandi il buongiorno e la buonanotte, ad esempio siamo in un anno di relazione, non conviviamo, e tu mi hai sempre mandato dall'inizio buongiorno, buonanotte, a un certo punto inizi a rispondermi ciao a mezzogiorno e tu non l'hai mai fatto prima, questo è indice del fatto che tu stia iniziando a darmi meno attenzioni. Non che magari si è stufato di mandarti buongiorno. Perché ti sei stufato? Perché ogni volta fare questa cosa è noiosa.
se reputi noioso farlo con il tuo partner, non ti interessa più il tuo partner. Metterei un attimo sulla piatto della bilancia quanto è ancora valido l'interesse che hai per il tuo partner. Quindi tu pensi che se facciamo una cosa per un anno, poi a me dopo quest'anno mi annoia, ho perso l'interesse? Secondo me È no. cambiato qualcosa. A meno che Posso essere cambiato io, ma questo non vuol dire che non ho più interesse verso di te. e cambi smettendo di mandare il buongiorno, ad Sì, è un esempio. esempio, sì. Non mi fila tantissimo Mm. questo ragionamento. Perché? Perché se tu sei abituato a fare quell'azione, come potrebbe essere il buongiorno appena ti svegli, a mandarla al tuo partner perché la cosa che ti interessa è mandare il buongiorno al tuo partner e poi smette di essere il tuo pensiero mandare il buongiorno al tuo partner, c'è qualcosa che stride, no? Mm. Non vale neanche dirmi ho cambiato gli orari di lavoro. No, perché allora a quel punto partner non sente una differenza, non sente una mancanza, sa che tu hai cambiato i tuoi ritmi. Forse perché ho pensato che all'inizio l'ha fatto apposta e non voleva farlo. Vabbè, deve essere una Chiaro, cosa chiaro, continuativa, nel senso se a un certo punto tu di punto in bianco cambi oppure mi dici No, magari lo fai per un anno, poi comunque sia ti accorgi che quello lo facevi non con anno non lo piacere. Ok. non arrivi a un anno, massimo 3 mesi. I comportamenti dopo 3 mesi tu impari, cadono le maschere, dopo 3 mesi la relazione ha un punto ha un bivio, si prosegue o non si prosegue. Ci sono tipo degli scaglioni di tempistiche in una relazione, no? Se tu superi vuol dire che la relazione può proseguire, vuol dire che voi vi trovate ancora bene, ma è come la crisi dei 3 anni, la crisi dei 5 o 6, adesso non mi ricordo. Ci sono un paio di crisi, periodi di crisi, tipo dopo i primi 3 mesi, all'anno, ai 3 anni, mi sembra ai 5, adesso non ricordo. Questo mi prendo nota. 5 anni. Sì, sì, a 5 anni facciamo il check, ci sediamo a tavolino e diciamo, beh, che facciamo, rinnoviamo il contratto? Bella parola. Contratto. Secondo te ci deve essere un contratto relazionale della serie? Io ti posso dare questo. Questo è quello che vorrei ricevere. Sei in grado di esaudire questo? È implicito. Quando dici implicito intendi che non esiste un foglio di carta? Esatto. Esaminiamo tutti e due i casi. Quello che non è, cioè che non c'è e quando c'è. Tu stipuleresti mai un contratto scritto con una persona dicendo quello che tu puoi darle e quello che tu vorresti ricevere? Sì, ovviamente però si può cambiare. Cioè, Scritto? Sì. Sai chi fa i contratti scritti? No. All'interno del mondo BDSM, quando c'è il dominatore con il subordinato, creano un contratto di sottomissione dove il dominatore ha degli obblighi e dei doveri, diritti e doveri del subordinato, diritti e doveri del dominatore, qualcosa del genere, ed entrambi firmano questo contratto. Ecco perché vederlo in una coppia fuori dal BDSM dico, ma chi è che si mette a stipulare un contratto del genere? Cioè nel senso sembra quasi che io stia con te solo finché tu soddisfi queste cose, che è normale, è giusto che tu stia con me finché tu soddisfi questi miei bisogni, ma è anche vero che una coppia si evolve nel tempo, i bisogni cambiano Sì, e non per è quello necessario che scriverli. Sono d'accordo che non è necessario, ma perché non farlo? Cioè, perché alla fine esiste, ma non lo stiamo facendo. Cioè, cos'è? Non è che cambia, cioè, la realtà dei fatti che comunque... Metterlo in pratica diventa quasi burocratico. Mm. Quindi è Quindi- tipo, non lo so, è come se tu stessi rendendo troppo incorniciato questo rapporto. Come se tu stessi creando dei limiti che ci sono già nella coppia, attenzione, non è che non ci siano, però mettendoli per iscritto è come, sarà per la percezione secondo me che abbiamo della roba scritta e della roba invece detta, come se quella E scritta non ha avesse più sempre valore addirittura. Certo, Allora certo. è una cosa positiva se dici che cioè, se ha più valore addirittura. Non lo so. Non ho mai sperimentato una situazione del genere per darti una risposta soddisfacente. Ok. Però comunque sia siamo d'accordo che ci sono questi... Sì. E ci devono essere. Certo, Ok. certo. Io sto con te
non solo per come io mi sento con te, ma anche per quello che tu dai a me, altrimenti Certo, non sto certo. con te. Che sia anche solo mi dai pace quando ti vedo seduto su una sedia, però il fatto che tu ci sia, per me è una soddisfazione di un bisogno. La domanda invece che tutti si aspettavano è la seguente. Sei pronta? No. Bevo. Bevi. Ci siamo. Le dimensioni contano. Perché gli uomini, o almeno una buona percentuale, sono ossessionati dal seno e dal sedere? Dimensioni contano, dipende da con chi vai. Questa è la risposta più serena e tranquilla che ti posso dire, nel senso che la vagina ha delle dimensioni diverse e il pene ha delle dimensioni diverse. Magari il tuo pene combacia perfettamente con vagina A, ma non combacia con vagina B. Quindi tu sei giusto e sbagliato per un'altra. Qual è la versione giusta? Qual è la versione a cui tu vuoi dare credibilità? Ma quindi una relazione si può basare solo cioè, Sull'incastro. sì. Che tipo di relazione? Se voglio solo una relazione sessuale, sì. Ok. Se voglio una relazione sentimentale, non saranno le tue dimensioni che non combaciano magari con le mie a fare tutta la relazione. Mentre perché attratti da seno o sedere, il seno fa riferimento ad una questione di allattamento, quindi riporta al ricordo Primordiale. dell'allattamento. Per chi è stato allattato, anche se non sei stato allattato, comunque tu hai la visione del seno come un oggetto di desiderio, ma è oggetto di desiderio anche perché è nascosto. Ok, un tempo prima non si potevano far vedere le caviglie perché le caviglie erano oggetto di occhiataccio. Ok? Adesso le caviglie non sono oggetto di desiderio per nessuno, quindi però le tieni scoperte, infatti. Seno, sedere soggettivo, nel senso che le forme, solo perché le forme sono tonde, non lo so, scatenano qualcosa di emotivo e di istintivo, istintuale, non lo so, nei confronti. Dovresti dirmela più tu questa risposta più che io, lo sai? Ma tu sei l'esperta. No, non mica di tutto. Beh, non saprei perché. Perché ci piace così tanto. Beh, allora, probabilmente è anche un qualcosa di culturale. Perché, boh, ti dicono sempre, guarda quel culo che è bello sodo, magari quelle tette grandi. Che sono due forme che si somigliano. Sì. Anzi, cioè tipo il seno viene definito il culo di davanti o viceversa. Beh, non lo so, io sono venuto qua con delle domande perché volevo delle risposte, quindi non so risponderti a questa domanda. Fare una ragione, va bene. Beh, no, davvero non saprei. Non saprei. Mentre, quali sono le difficoltà che incontri nell'esplorare liberamente il tuo campo? Beh, perché immagino, prima di tutto, che per fare un lavoro buono non devi essere biased, sicuramente. Però, allo stesso tempo, è molto difficile essere biased ed è impossibile non essere unbiased. Quindi, ad esempio, questo è un problema. Vai. Ma come fai tu in questi casi? Ad avere la mente aperta, ad esempio. Perché io ragiono tantissimo sul quello che sta facendo questa persona, lo rende felice? Crea dei danni a se stesso? Crea dei danni agli altri? Dopo che rispondo a queste 3 domande mi viene più facile lavorare con la sessualità. E senti la pressione di dire cose sbagliate ogni tanto? Durante tutto questo podcast. Onestamente, sai quanto devo riflettere prima di dire le cose? Mamma mia. Perché devi stare attento anche al linguaggio tantissimo. Poi quando si parla di differenze uomo-donna bisogna fare tanta attenzione. Quando parli di coppia eterosessuale devi fare tanta attenzione perché adesso non esiste più la coppia eterosessuale e purtroppo meccanicamente ti viene automatico parlare sempre solo di una coppia standard uomo-donna. Sì. Lì è un
un problema su cui cerco di lavorare, nel senso che finché devo scrivere mi viene molto più facile, ma quando devo parlare anch'io faccio difficoltà a togliermi da questi cassettini e aprirne altri, quelli più generici. Ok, prossima domanda, sempre queste sono le domande un po' cattive. Ok, e come fai a dare dei consigli psicologici nonostante magari non hai molta esperienza rispetto a un'altra persona che ha lavorato per, non so, 40 anni? Cioè, senti anche questa pressione o comunque, cioè, comunque ci convivi, l'accetti? Vorresti magari anche a lavorare con una persona che adesso ti aiuta a migliorare anche come lavori. Io non mi devo occupare dell'aspetto psicologico in senso stretto della persona. Il fatto che la sessualità sia un campo psicologico è per differenziarti dal campo medico. Perché per esempio quando tu fai progetti a scuola la sessualità te la presentano solo come qualcosa di organico, ti fanno vedere il preservativo, ti fanno vedere la spirale, ti fanno vedere come è fatta la vagina, come è fatto il pene e te la presentano come se fosse solo qualcosa di medico. Il consulente sessuale interviene non per fare lo psicologo, perché per quello c'è il sessuologo. Sessuologo, ma è medico il sessuologo? Può essere o medico o psicologo il sessuologo. Ah, ok. Ha fatto una scuola specifica, anni di specializzazione in sessuologia. Lui si occupa di terapia di disturbi sessuali. Io posso fare la diagnosi di un disturbo, ma non posso curarlo, non spetta a me. Ok. Quindi il fatto che io usi la parola psicologico non è perché io faccio la psicologa, anche perché io proprio deontologicamente non potrei farlo, sono solo laureata in psicologia. Ma non puoi farlo perché non hai fatto il bando e ci hai fatto. Però in realtà, cioè, come No, dire, no, io non neanche- sono ingegnere allora, perché non ho fatto il corso, ma sono ingegnere, capisci? Cioè, Ok. queste sono sottigliezze secondo me. Però nella realtà lo sei. Però hai ragione sul fatto che io non abbia l'esperienza di una persona che lavora 40 anni Sì, però in psicologia. però mi potresti rispondere dicendo sì, ma se non inizio mai, come faccio ad avere l'esperienza? Quindi è proprio qua la cosa complicata. Il mio punto di forza è il fatto che non avendo mai smesso di studiare, continuo a studiare, ad aggiornarmi costantemente di modo che possa trovarmi preparata il più possibile. Qualora non sia di mia competenza, io sono la prima a dire a tale persona di questa cosa non me ne posso occupare e ti rimando da un'altra. Onestà intellettuale. No, è giusto così secondo me. No, stai scherzando, stai giocando con la vita delle persone altrimenti. Solo per cosa? Per dei soldi? La coscienza la voglio pulita. Mentre ci sono degli argomenti di cui non abbiamo parlato e che vorresti parlare. Che abbiamo parlato di di un mondo. Magari qualcosa che ti tocca particolarmente e vuoi parlare o aiutare o Guarda, solo mettere la luce su. Ok, solo una piccola cosa. Il fatto che la mia figura sia non legislativamente, come si dice? Mi manca un verbo. Sì. Regolata, non significa che non sia valida, non significa che non sia utile. Ci sono tante cose che avrei voluto sapere quando ero più piccola e che i miei genitori non mi hanno saputo, ma non perché siano i miei genitori, ma perché comunque facciamo parte di un'epoca culturale in cui sicuramente l'educazione sessuale è meno di quella che abbiamo fatto noi, e io ho 25 anni quasi, non mi hanno saputo aiutare nella gestione delle relazioni, nel capire quando ci sono dei comportamenti che tu non devi accettare per dignità personale o quando ti rendi conto che questa cosa ti sta facendo soffrire. Certo, il genitore subentra e ti dice guarda, secondo me questa relazione non va bene, questa persona non mi piace. Il genitore lo fa. E secondo te, questo è importante, il genitore deve anche dire queste cose perché è molto pesante dire una cosa così essendo genitore, nel senso che devi lasciare anche la possibilità alla persona di sperimentare. È una cosa molto complicata da fare e da decidere di prendere quella decisione. Quando tu sei genitore è giusto che tu
con il tuo tanto di esperienza, ehm, parli con tuo figlio. Lo trovo giustissimo. Ovviamente non trovo giusto quando un genitore subentra nel voler far prendere decisioni al figlio che il figlio non vuole prendere, a meno che il figlio non si trovi in una situazione di pericolo. Cioè, io genitore mi rendo conto che questa persona è fisso sotto casa, che sta diventando uno stalker, allora io lì subentro, genitore, non me ne frega niente di quello che tu pensi come figlio, Ah sì, vabbè, questo sì, ok? certo. Finché non si tratta di salute, sicurezza fisica, personale, tu hai tutto il diritto di sbatterci la testa, perché un genitore sì, ne sa più di te per Però dire, l'esperienza. scusa perché questo è molto importante secondo me, dire quella persona non fa, cioè non è giusta per te è una grande responsabilità, non so se si può dire facilmente. Ehm, Perché non essendo genitore magari lo stai sottovalutando. Non che io che lo sia, però è da Sì, tenere in sì, sì, sì. considerazione. Sì, 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 sì. Cioè, nel senso, capisco il genitore che arriva a dire una frase del genere, capisco il figlio che invece si sente dire una frase del genere e dice mamma, ma tu, o papà, mamma, ma tu che ne sai? Mhm. Io lo conosco più di te, la conosco più di te. Ehm, non lo so, preferisco un genitore che ti dice questa cosa non mi piace che un genitore che non ti dice nulla e ti lascia fare troppo da solo. Mm. Perché comunque tu hai una concezione dei tuoi genitori, per la maggior parte, poi non è sempre così, di rispetto fino a quando poi cresci e li vedi come tuoi pari, Però quando tu sei più piccolo dici forse lui vede qualcosa che io non sto vedendo. Quindi è giusto che un genitore dica Sì, 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 nei sì. limiti. Io farei fare un corso anche ai genitori per imparare Eh, a comunicare con i figli. Soprattutto cioè, nel campo della relazioni, sentimenti, sessualità. Sì, sì. ci sta. Qual è il ruolo dell'amore per gli esseri umani secondo te? L'amore anche qua è un concetto soggettivo. Beh, puoi dirmi il tuo. È quella cosa, quella forza che ti permette di ehm, consolidarti, migliorarti, evolverti in tutto il resto che riguarda la tua vita. È come se tu quando sei carico di energie ti senti in forma per fare tutto il resto, ti senti motivato, ti senti invincibile. L'amore è questo nelle relazioni, è la forza che ti spinge ad essere migliore non solo con quella persona, migliore al lavoro, migliore come persona, migliore in tutti gli altri aspetti della tua vita, migliore come genitore, migliore come amico. Mm-mm. Quindi lo cerchiamo, cioè quando soffriamo d'amore, però dopo lo cerchiamo, è anche per questo secondo te, perché poi ci migliora alla fine, anche se è sofferenza. Sì, sì, sì. Tu anche quando vivi la relazione peggiore di sempre, tossica e quant'altro, ne guarisci prima o poi, magari con l'aiuto di professionisti, però penso che l'amore quando arrivi, quell'amore giusto per te, lo senti e ti senti come se si fosse chiuso un cerchio, no? Qualcosa di cui tu non ti devi preoccupare, ce l'hai lì, bello, te ne prendi cura, come una piantina, annaffi un po' tutti i giorni e poi senti che puoi fare tutto il resto della tua giornata. Bisogna ricordarci però di innaffiare. Innaffiare, altrimenti si secca. Cambiare il terriccio ogni tanto. Mm-mm. Hai qualche consiglio da dare ai ragazzi e anche ai genitori per avere una vita serena e una relazione felice? Imparare a comunicare. Dite quello che pensate, dite quello che volete e dite soprattutto quello che non volete. Mentre per i genitori ascoltate i vostri figli, anche quando non parlano, soprattutto quando non parlano. Sicuramente c'è qualcosa che o non riescono a tirar fuori o non sanno come dirvi e magari aspettano che siate voi ad abbracciarli, coinvolgerli e aiutarli a tirar fuori quello che stanno provando, pensando soprattutto nel periodo adolescenziale che è la fase un po' più critica di costruzione della propria identità come persona, come uomo sociale, donna sociale. Mm-mm. Ultima domanda come di rito,
Qual è il senso della vita secondo te? Scopa. Taglia. No, non è vero. È la verità. Beh, ci Ma sta. ognuno c'ha il suo, scusami. No, vabbè. Senso della vita? Essere felice. Felice, entusiasta di quello che hai fatto, soprattutto facendo del bene agli altri. Che è quello che più spinge a me adesso, è più aiutare gli altri che mi fa stare meglio. Cioè, non sono soddisfatta se faccio qualcosa di bello per me stessa, sono soddisfatta quando faccio qualcosa di bello per un'altra persona e vedo che quella persona sta meglio dopo che io ho fatto qualcosa di bello per lei. Ma non perché sono narcisista, perché voglio che quella persona stia meglio grazie a me. È proprio per l'effetto di bene e amore che possiamo dare agli altri, senza ricevere nulla in cambio. Bene. La prima risposta era la più sincera comunque. Beh, ci sono tutte e due tanto. Scusa mamma, scusa papà. Comunque, grazie mille. È stata una bella conversazione. Mi ha Lunga, fatto molto piacere. Grazie. Tanta roba. No, grazie a te. È stato un piacere e anche stimolante ragionare su tanti aspetti su cui ancora non avevo ancora ragionato, su cui ancora non avevo ancora. Bene. A presto. Grazie per essere arrivati fin qua. Se volete supportarmi, potete iscrivervi al canale. Vi lascio con una frase famosa detta da un famoso fisico. È più facile spezzare un atomo che arrivare a fine giornata senza bestemmiare. Lascio alla vostra immaginazione la mia reazione dopo essermi accorto che il video si era bloccato. Grazie e alla prossima.